Benvenuti a questa emozionante puntata dedicata alla lavanda. Oggi infatti esploreremo le radici storiche di questa pianta, i suoi benefici per la salute supportati da una serie infinita di studi scientifici ed infine vi fornirò alcuni consigli pratici su come coltivarla in vaso e nell'orto. Già, perché questa pianta straordinaria non è solo bellissima per abbellire i nostri balconi, ma è anche molto utile da consociare nell'orto, visto che attira le api e tutti gli insetti impollinatori. Poi, come di consueto, ci sarà il nostro concorso settimanale che vi permetterà di vincere l'humus di lombrico vermire, quindi preparatevi ad immergervi in un mondo di profumi, colori e di benessere con la lavanda. Cominciamo, andiamo! Allora ragazzi, eccoci qua, benvenuti o bentornati su Green Italy. Per chi non mi conoscesse, io sono Claudio, sono un imprenditore agricolo e in questo canale condivido la mia esperienza nell'orto. Amo parlare di piante medicinali, di benessere naturale e la pianta di cui vi parlerò oggi, la lavanda, rappresenta un po' tutto questo. Quindi iniziamo subito a scoprire qualcosa di più. Andiamo! Beh, come di consueto partirei dall'origine del suo nome. Infatti il nome lavanda deriva dal latino lavare e questo nome molto probabilmente riflette il suo lungo utilizzo storico nel campo della profumeria e della cura del corpo. Infatti era comunemente usata nei bagni romani per il suo profumo rilassante e per le sue presunte proprietà igieniche. Le prime tracce documentate dell'uso della lavanda risalgono però all'antica civiltà egizia, dove veniva utilizzata nei processi di imbalsamazione. Come ho detto, gli antichi romani, ma anche i greci, la utilizzavano sia per profumare ambienti e abiti, per realizzare unguenti, sia come medicinale, come antisettico per alleviare mal di testa e infiammazioni. Durante il Medioevo poi la lavanda si diffuse praticamente in tutta Europa grazie ai monaci che la coltivavano nei loro monasteri per i suoi benefici medicinali, ma anche per profumare gli ambienti. Ed in particolare la regione della Provenza in Francia divenne famosa per la coltivazione di lavanda, diventando uno dei principali produttori mondiali. Nel corso del tempo poi la lavanda ha mantenuto la sua popolarità e la sua versatilità ed oggi è ampiamente coltivata in varie parti del mondo per l'estrazione dell'olio essenziale e per l'utilizzo in profumeria, cosmetica, aromaterapia ed anche in campo culinario. Ma andiamo a vedere quali sono i benefici che ha questa pianta per la nostra salute. Beh, la lavanda è nota per le sue proprietà calmanti e rilassanti sul sistema nervoso. Solo a dire il nome lavanda io già mi sento più rilassato, ma a parte gli scherzi, l'olio essenziale di lavanda viene spesso utilizzato in aromaterapia per ridurre lo stress, l'ansia e favorire un rilassamento generale, tant'è che studi clinici hanno dimostrato che l'inalazione di olio essenziale di lavanda può ridurre l'ansia e migliorare anche il sonno. Questo meccanismo con cui agisce è dovuto principalmente ad alcuni composti chimici che possono influenzare il sistema nervoso centrale. Infatti si ritiene che possa stimolare la produzione di neurotrasmettitori come la serotonina, che è coinvolta nella regolazione dell'umore e dell'ansia. Ma non finisce qui, perché gli estratti di lavanda mostrano anche attività antibatteriche ed antinfiammatorie. Alcuni studi recenti hanno dimostrato che l'olio essenziale di lavanda può essere efficace per combattere dei batteri patogeni e ridurre l'infiammazione della pelle. Infatti è molto utile per chi soffre di acne, perché se applicata sulla pelle può contribuire a combattere quei batteri responsabili dei brufoli. Un'altra delle straordinarie caratteristiche della lavanda, e numerosi studi lo hanno confermato, tra l'altro li troverai come al solito in descrizione così potrai approfondire in piena autonomia, è la capacità di migliorare la qualità del sonno, riduce l'insonnia e favorisce un sonno più profondo e riposante. Quindi, visto che sono sempre di più le persone che ahimè soffrono di disturbi del sonno, penso che possa essere utile utilizzare dell'olio essenziale
nel diffusore da attivare magari in camera da letto 30 minuti prima di mettersi a dormire. Sono sicuro che con questo piccolo accorgimento faremo dei lunghi e rigeneranti sonni. Ultimo ma non di importanza, l'aromaterapia con la lavanda è stata inoltre associata in alcuni studi ad una diminuzione di sintomi depressivi e da un miglioramento generale dell'umore. Questo odore dolce e floreale che ha la lavanda può aiutare a promuovere sentimenti di benessere e di tranquillità e può ridurre tra l'altro i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress. Quindi con tutti questi benefici che abbiamo visto, direi che è arrivato anche il momento di darvi alcuni suggerimenti sulla sua coltivazione, ma prima è arrivato il momento del nostro concorso settimanale. Infatti anche questa settimana puoi vincere l'humus di Lombrico Vermire indovinando il primo numero estratto sulla ruota, che questa settimana è quella di Napoli. L'estrazione, come stai vedendo qui in basso, è quella di sabato 4 maggio e io vi ricordo come sempre che il concorso è riservato ai nostri iscritti, quindi per giocare ma anche per fruire soprattutto dei contenuti come quello che stai vedendo devi iscriverti al canale, è gratuito e quindi fallo subito. Tra l'altro mi darai un grande supporto. Ed ora trasferiamoci da un'altra parte e andiamo a vedere alcuni suggerimenti sulla coltivazione della lavanda. Andiamo! Allora, dopo un po' di teoria passiamo finalmente all'azione, come coltivare la lavanda in vaso. Allora, primo aspetto fondamentale, la lavanda è una pianta rustica, il che vuol dire che tollera molto bene la siccità, anzi la preferisce diciamo rispetto a un terreno piuttosto umido. Tollera bene un terreno povero di elementi nutritivi, infatti non ha esigenze di concimazione o quant'altro, e soprattutto è una pianta estremamente resistente alle malattie fungine. Questi sono tre aspetti importanti che giocano a nostro favore, quindi se hai poca dimestichezza, se hai anche poco tempo da dedicare alle piante, beh, questa è la varietà che ti consiglio di scegliere. Allora, continuando, è una pianta perenne e gli esemplari possono durare anche 30 anni, quindi primo aspetto fondamentale se la vogliamo coltivare in vaso è regalargli un vaso piuttosto capiente, piuttosto profondo, che diciamo permetta alle radici di sviluppare tutto l'apparato radicale, ma anche che permetta anche di sviluppare tutta la parte aerea, la parte fogliare. Per quanto riguarda il substrato, lo dico sempre ma lo ribadisco nuovamente, soprattutto per questa pianta utilizziamo un substrato di ottima qualità, un substrato che riesca a mantenere quella porosità e soprattutto che faciliti il drenaggio, perché questa pianta odia i ristagni idrici, ok? Per fare il trapianto di questo vaso ovviamente mi sono portato avanti, ho utilizzato una base con dell'argilla spansa, sempre per favorire l'assorbimento dell'acqua in eccesso ed evitare i ristagni. Ho unito, tra l'altro, cosa che vi consiglio di fare, anche un pochino di brecciolino al terriccio, perché proprio diciamo la lavanda predilige questi terreni anche sabbiosi. Dobbiamo considerare la coltivazione della lavanda simile alla coltivazione del rosmarino. Poi un altro aspetto fondamentale, se la posizioniamo nel nostro balcone dobbiamo garantirgli un'esposizione almeno di 6-8 ore, preferibile una esposizione piena alla luce solare, quindi più luce gli diamo e meglio la nostra pianta starà. Riguardo alle irrigazioni, ribadisco, è preferibile innaffiarla poco e soprattutto se la andiamo ad innaffiare verifichiamo che il terreno sia ben asciutto, perché è più facile che ci muoia perché esageriamo con l'acqua rispetto a che ci muoia perché magari la lasciamo senza. Detto questo, per coltivarla invece nell'orto, beh, la potete consociare con tutte le varietà di ortaggi che preferite, la potete mettere vicino alle melanzane, ai peperoni, ai pomodori, benissimo, anche se vogliamo creare, diciamo, delle bordature, delle recinzioni nel nostro orto con questa pianta, perché come ho detto all'inizio è una pianta che non solo fa molto bene al nostro organismo perché ci rilassa, ma che favorisce l'impollinazione, quindi attira tutti gli insetti
impollinatori e quindi anche i nostri frutti saranno anche più grandi. Allora abbiamo condotto questo viaggio straordinario alla scoperta della lavanda. Siamo partiti dai suoi millenari utilizzi, abbiamo visto quali sono i benefici per la nostra salute e abbiamo approfondito alcuni aspetti chiave per la sua coltivazione. Io ovviamente spero che questo video vi sia stato utile, anzi fatemelo sapere mettendo un like e soprattutto condividendo con amici, amiche a cui sarà sicuramente molto utile. Io non mi dilungo ulteriormente e niente, noi come al solito ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!